Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, io sono Angela e questo è Extra Record ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per cristalli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. Adesso partiamo con la lettura, andiamo a rinquadrare come andrà la vostra settimana, le vostre energie, i segni zodiacali da attenzionare e poi vedremo l'ambito amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta e quindi prima indicazione troviamo all'inizio, circa all'inizio della settimana, la carta numero 10, un po' difficile da digerire per certi aspetti legati al taglio, al cambio improvviso, a un possibile dispiacere o delusione, però ha anche i suoi aspetti positivi la falce, perché vuol dire che ci stiamo impegnando tanto in qualcosa, allora finalmente arriva una soddisfazione, soprattutto nelle questioni più pratiche, forse anche lavorative, magari quelle che ci stiamo impegnando tantissimo, tantissimo. Può essere arrivato il momento di raccogliere, magari nel bene o nel male, qualcosa si sta avviando, sta procedendo verso la conclusione e allora quindi c'è bisogno di prendere delle decisioni abbastanza rapidamente. Quindi cercate di capire dove c'è bisogno di un taglio netto o forse anche con questa carta in realtà la comunicazione potrebbe essere abbastanza tagliente e quindi di fare attenzione se volete proprio essere taglienti, ok, se invece vedete che può portare tensioni e discussioni inutili, sterili, allora magari cercare di cercare un equilibrio. Come carta principale avete la carta della torre che appunto indica consapevolezza, a volte può anche indicare una fase di isolamento, sentirsi scontrosi, volere i propri spazi. Questo da un lato, dall'altro lato indica anche una fase dove abbiamo bisogno di prepararci, di prestare attenzione su alcune cose, magari di osservare quello che si muove intorno e quindi poi appunto prepararsi a procedere. Di sicuro consiglia che non dobbiamo aver fretta, qualsiasi cosa magari andrà ad accadere o è accaduto precedentemente ha bisogno di tempo, di valutazione, non dobbiamo lasciarci coinvolgere e trascinare dalle nostre emozioni. Quindi direi che è una settimana un po' più incentrata sulla razionalità, sul pensiero, sulla logica, sull'essere concreti, quindi andare a tagliare delle cose che non vanno bene e concentrarvi sul vostro benessere, perché la dama potrebbe essere una vostra stessa energia o voi stessi, su quello che amate fare, su quello che vi fa stare bene, ma anche può essere una persona utile, quindi che in qualche modo può sostenervi e può aiutarvi ed essere generosa con voi. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente sono i segni di aria, gemelli, bilancia e acquario, abbiamo anche quelli di terra, toro, vergine e capricorno. E adesso procediamo alla lettura con l'ambito amore. Ambito amore e coppia single, quello principalmente. E poi magari ricordo sempre che alcune cose in realtà possono avere a che fare anche con i rapporti e le relazioni più importanti per voi in questo momento, amicizia, famiglia, però quindi adesso andando a vedere le relazioni più importanti troviamo la peonia. La peonia spesso può portare qualche situazione tagliente, pungente, e quindi abbiamo visto sin dall'inizio che
soprattutto a livello, emotivo, appunto alcune emozioni possono essere molto, molto forti e quindi portarci a comunicare, a dire un qualcosa di cui potremmo, pentirci e quindi, magari valutiamo questo aspetto per cercare di evitarlo, in qualche modo di affrontarlo in un modo un po' più sereno. A livello sempre, come si può vedere anche dalla carta dell'anemone, abbiamo già capito che a livello emozionale, interiore o riguardo alcune dinamiche, alcune cose che stanno accadendo nella vostra vita, vi portano ad essere in tensione e in preoccupazione. Ecco che proprio in un momento del genere non è il caso di aggiungere altro fuoco, o altri progetti, altre cose. Infatti la ninfea dice: "Attenzione, rimaniamo con i piedi per terra, alcune idee, alcune fantasie, alcuni desideri, alcune cose che abbiamo non sono al momento realizzabili e quindi o aspettiamo oppure cerchiamo di programmarli, di valutarli attentamente perché, potremmo sentire un qualcosa che non funziona, ma attenzione potrebbe essere fuorviato dalle vostre emozioni e quindi di procedere con molta cautela. Questo vale anche per i single, perché appunto proprio delle emozioni molto forti sono difficili da gestire, perché siete poi un segno di fuoco, forse avete proprio bisogno in questa settimana di riflettere su quello che sta accadendo, perché se non siete soddisfatti in questo ambito, magari c'è bisogno di fare qualche cambiamento. Spesso la carta della ninfea può far riferimento perché secondo me è una carta un po' cattivella, però ci fa capire in realtà che o abbiamo una fantasia impossibile, oppure c'è un desiderio frustrato, una complicità, un qualcuno che magari ci piace, ci interessa, però non c'è futuro e quindi di valutare la possibilità di chiudere una porta per aprirci alla speranza, quindi una specie di rinuncia necessaria. Poi dipende sempre da quello che state, vivendo, quindi concentratevi e cercate di riflettere attentamente. Adesso andiamo a vedere le cose più pratiche, quelle del lavoro e delle finanze. Troviamo la carta allegria, quindi è già un aspetto positivo che ci parla di felicità, di liete notizie, possibili viaggi, spostamenti che possono essere interessanti sia per diletto, ma anche se vi spostate per lavoro e quindi, possono arrivare proprio a delle soddisfazioni. Parla anche di condivisione e di apertura e che quindi alcune cose possono essere stimolanti per possibili progetti, futuri o idee che volete realizzare. A proposito del viaggio, in realtà vediamo anche proprio la carta del viaggio che, non indica soltanto spostamenti e viaggi, ma anche comunicazioni di vario genere, telefonate, messaggi, notizie da dare, da ricevere, anche un buon esito di una, situazione, nuovi rapporti, nuovi legami, lavorativi, anche un cambio di direzione e di posizione se appunto volete già nel corso della settimana fare qualche tipo di cambiamento. Poi il fatto che ci sia l'amica, magari è anche una persona alla quale potete con la quale potete collaborare o contare sul suo sostegno, altrimenti potrebbe essere anche una vostra stessa energia, cioè di procedere in questo modo. Alcune cose sono molto favorevoli per far sì che voi possiate, procedere nella direzione che vi siete prefissati, sia per questioni lavorative, sia soprattutto per chi è alla ricerca. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare, quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!